Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo un primo piatto velocissimo ma da un risultato eccezionale, quindi seguitemi perché questo vi risolverà molti pasti secondo me. Vi invito ad iscrivervi, a mettermi like, a farmi pubblicità e a scrivermi nei commenti se ne avete voglia. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci allora alla preparazione. Facciamo una pasta speck e zafferano, eccezionale, semplicissima. Ho già tutto qui pronto sulla cucina. Ho acceso l'acqua per la pasta, ho tagliato dello speck, questo è del formaggio cremoso tipo Philadelphia, potete usare anche una robiola se preferite o un altro tipo di formaggio cremoso. 2 bustine di zafferano in polvere, ho trovato questo, quindi utilizzerò questo. Un gocciolino di vodka per sfumare e questa pasta qui particolare. Questi sulla confezione c'è scritto Cellentani, però sono ruvidi, non sono lisci. Questa viene bene, viene bella cremosa, e un gocciolino di olio d'oliva che ho qui. Prima che l'acqua inizi a scaldarsi troppo ne metto un cucchiaio qui nello zafferano per farlo un po' intiepidire e iniziare a prendere colore. Ecco, e la lasciamo qui. La pasta è già accesa, sarà su 40 gradi, 50 al massimo, ok, quindi tiepida. Allora cominciamo con la preparazione. Si mette un po' d'olio, ok. Allora mi sposto tutto questo vassoietto prima di buttare tutto in terra e accendiamo la fiamma. Ok, allora facciamo scaldare l'olio, appena prende calore ci mettiamo lo speck che io ho già tagliato a listelline. Allora guardiamo se l'olio si è scaldato. Sì, mettiamo lo speck. Lo facciamo rosolare. Allora lo speck non ha una grandissima quantità di grasso, per cui un po' d'olio ci va messo sotto. Se poi preferite il burro, potete metterci anche il burro. Ok, allora lo speck ha rosolato per circa 5 minuti. Adesso l'acqua bolle, l'ho salata, ci butto la pasta che necessita di 9 minuti di cottura circa. Ok, mentre la pasta bolle, rialzo un attimo la fiamma sotto lo speck e sfumo con un po' di vodka. Come sempre aspettiamo che sia evaporato tutto l'odore dell'alcol e poi andiamo con gli altri ingredienti. Allora cominciamo con il formaggio, però abbasso un attimo la fiamma. Quindi ci mettiamo il formaggio e ora qui, come per la pasta alla simo, di cui vi rimetto il link, bisogna cominciare a dosare un po' i liquidi. Pertanto prendo un po' di acqua di cottura della pasta e abbasso la temperatura dell'olio e inizio a sciogliere il formaggio. Come sempre dobbiamo cercare di legare i grassi, quindi l'olio e il formaggio e quel poco di grasso che ha rilasciato lo speck. Perfetto, a questo punto entriamo con lo zafferano che ormai si è completamente sciolto. Perfetto, recupero un altro gocciolino di acqua. Ok, e andiamo ad amalgamare. Spengo la fiamma, vedrete come cambierà completamente colore. Ecco fatto. Adesso non ci resta che aspettare gli altri 6-7 minuti di cottura della pasta e poi ci siamo. Ok, allora la pasta è cotta, la spengiamo, sempre molto bella al dente. Alzo un attimo la fiamma sotto la salsa e ci scoliamo dentro direttamente la pasta. Ok, adesso le facciamo prendere un po' calore e la mantechiamo bene con la salsina che abbiamo fatto. Più fumo. Se la sentite un po' troppo asciutta, come in questo caso, ci si aggiunge
un paio di cucchiaiate di acqua di cottura. Si alza un secondo e la mantechiamo bene. Ecco qua, che meraviglia. Basta, si spende, si manteca un altro pochino e ci siamo per l'assaggio. Allora, ci va secondo me un po' di pepe fresco grattato sopra e anche del parmigiano, ma ora ho questo bellissimo piatto, mi ha preso mia moglie per fare gli assaggi, che rinnovo oggi mettendoci un po' di questa strepitosa pasta, un po' di pepe fresco grattugiato sopra, beh, e voilà, pasta, speck e zafferano. Ok, quindi a questo punto farò questo assaggio. Eccezionale, è buonissima, mamma mia, incredibilmente semplice, incredibilmente buona. Provatela, fatemi sapere e pensatemi mentre la mangiate. Alla prossima.